Buongiorno amici del canale. Oggi ho questo bellissimo cassettone che è di inizio secolo, inizio Novecento, e lo sto sistemando per una mia cliente, una signora veramente molto carina, elegante, e lo vorrebbe un po' fiabesco, in carta da zucchero polveroso particolare. Quindi, dopo aver sgrassato con ABA, acqua calda, bicarbonato e ammoniaca, aver eliminato le maniglie perché sono recenti, non sono quelle originali, e dopo aver passato un profumo fantastico all'interno del mobile che toglie tutti gli odori degli anni passati, vedremo che bel restyling. Prima di sgrassare la superficie con ABA mi devo preoccupare di togliere le maniglie e la carta che c'è all'interno, perché appunto volendo lavare bene l'interno, sanificare l'interno, è importante eliminare la vecchia carta. Partiamo. L'importante è sempre munirsi di un buon cacciavite, togliere le vecchie puntine. Hanno saggiamente in passato messo la carta con le puntine e non hanno completamente incollato, sarà molto più facile eliminare la carta superflua. Il fondo del cassetto è bellissimo, un legno veramente bello e mantenuto perfetto nel tempo, quindi quando pulirò, profumerò l'ambiente, il legno interno, non ci saranno problemi. Togliamo anche la maniglietta, delicatamente. Si può tranquillamente vedere che non sono quelle originali. E due. Hanno doppia vite e bullone. Ecco qua. La carta è tolta, le puntine pure e anche tutte le maniglie. Purtroppo, come vedete, negli anni per mettere queste maniglie hanno fatto un secondo buco, un pochino brutto. Questo era il buco originale, quello dove c'era il pomello, probabilmente un pomello di legno fatto con lo stesso legno appunto del cassettone. E poi hanno bucato per mettere questa maniglia. Noi dopo aver lavato, dopo aver fatto tutto il nostro lavoro principale di sgrassaggio della superficie, andremo a stuccare, perché ho piacere poi di rimettere un pomello molto bello in linea con lo stile del cassettone. Partiamo con l'ABA. ABA cos'è? ABA è acqua calda, bicarbonato e ammoniaca. Nulla di strano. Bicarbonato Solvay è addirittura il più comune, il più conosciuto, lo si utilizza anche per fare il bagnetto ai bambini, per lavare la frutta e la verdura, è anche un disinfettante. E ammoniaca, grandissimo potere, elevatissimo potere sgrassante, ok? Combinati eliminano molto gli odori, sgrassano, detergono, sanificano la superficie. Non andate a spendere soldi per chissà quale tipo di sgrassatore, perché non serve, pulisce perfettamente la superficie, la rende bella sgrassata, detersa, per far sì che Magic Paint aggrappi benissimo. È importante capire che qualsiasi tipo di superficie va lavata in questo modo. Ovviamente se avete un legno grezzo, quindi non come questo è un legno verniciato, se avete un legno grezzo imbevete poco il legno di questa soluzione per far sì che non gonfi il legno, ok? Più o meno qui ho messo un 2 litri di acqua, metterò del bicarbonato, possono essere un 4-5 cucchiai a litro, ma io vado molto a sentimento. Male non fa. Ammoniaca, più o meno su 2 litri un bicchiere, mezzo bicchiere a litro. Se avete paura che vi faccia male alle mani, prendete dei guantini e non ci saranno problemi. Miscelate bene la composizione di ammoniaca e bicarbonato con l'acqua. Calda l'acqua, mi raccomando, ma non da ostinarvi, Spugnettina dei piatti tipo classico, ok? E partiamo lavando bene la superficie. Non fa schiuma, mi raccomando, non aspettatevi la schiuma, importante, ma deterge benissimo. Ovviamente dopo io sciacquo, ma se questo mobile è molto grasso e necessita di un'ulteriore passata, con ABA si può lavare anche una volta, 2, 3. Mi raccomando, se per esempio fate una cucina e dovete colorare la cappa, sgrassatela veramente molto bene. Le piastrelle, per esempio, della cucina, sgrassatele benissimo. Cosa succede? Voi prendete, lavate, vi sembra pulito, non avete sgrassato bene, solo una volta così velocemente.
colorate, passate il protettivo. Nel momento in cui potete accendere il gas e quindi i vapori della cucina iniziano ad andare appunto a contatto con la piastrella, quel grasso che c'è sotto si scalda, scaldandosi si scioglie e farà staccare la pittura. Quindi ricordate, Magic Paint aggrappa su tutto e non ci sono primer, aggrappanti, non c'è nulla da mettere sotto, non dovete carteggiare, dovete però sgrassare bene, importante. Ho sgrassato bene con Aba 2 volte, ho preferito essere sicura di sgrassare 2 volte perché comunque mi tirava fuori una schiumettina particolare che probabilmente è dovuta anche a oli unguenti che hanno messo negli anni per nutrire appunto il legno. Adesso sciacquo con acqua calda e un panettino morbido. È importante appunto in questo momento non usurare il legno, non rovinare il legno con delle spugne aggressive. Guardate quanto sporco ancora viene fuori dopo 2 volte che ho sgrassato. Mi raccomando, è importante, voi salvate dei mobili, li rimettete in casa vostra, quindi è bellissimo il fatto di poter portare di nuovo magari un ricordo anche di un qualcuno che vi ha lasciato questo mobile con molto affetto, ma è importante sanificare, pulire prima di colorare, importantissimo. La parte esterna è stata sgrassata bene e sciacquata ancora meglio. Adesso è bella detersa, liscia e pronta per ricevere le mani di colore. L'interno l'ho lavato, sempre con Aba, ho sciacquato bene, però rimane comunque un odore di vecchio, perché comunque questi mobili hanno veramente a volte più di 100 anni, 150 anni, quindi è importante pensare anche al punto di vista della profumazione. Poi ci metteremo dentro i vestiti. Quindi io poi metterò sul fondo un foglio di carta da parati nuova, molto carina, però voglio proprio profumare anche il legno. Per questo Magic Paint ha prodotto Liberty, che è un prodotto veramente fantastico, una nostra esclusiva. È un concentrato di profumo molto delicato che viene semplicemente messo con un panno passato dentro i cassetti e toglie tutti gli odori di vecchio, di canfora, di antitarme, tutto ciò che c'è stato in questi mobili per anni. Potete utilizzarlo sia su mobili su cui fate dei restyling, sia su mobili che avete già in casa che magari non dovete colorare, delle scrivanie, dei mobili comunque che magari hanno un odore che non vi piace. L'importante è prendere il prodotto e del sale. Il sale praticamente farà sì che l'olio appunto profumato all'interno di Liberty verrà veicolato nell'acqua senza rimanere a galla, in modo che tutte le particelle di profumo vadano completamente a sciogliersi nell'acqua. Prendete un po' di sale, più o meno un cucchiaio e mezzo, e mettetelo in una ciotolina. Ok? Più o meno su 1 litro di acqua mettete un tappino. Io qua ho quasi 2 litri di acqua, quindi metto 2 tappini. Ok? 1, 2. Ecco qua. Lasciamo che Liberty venga proprio assorbito bene bene dal sale. Ne mettiamo ancora un po'. Vedete? E dopodiché lo mettiamo nell'acqua. Ora col mio straccettino passo tutto all'interno del mobile, così sarà bello profumato. Strizzate bene, mi raccomando, mai troppa acqua, anche perché se avete del legno grezzo potrebbe assorbire e potrebbe gonfiare. Coprirò i buchini fatti con il trapano dall'ultimo proprietario del cassettone, i buchini fatti per mettere quella maniglia non molto graziosa, con la Materic Cream. La Materic Cream vi ricordo che è la pasta che Magic Paint ha prodotto per creare stencil di rilievo, sia lisci con Materic Cream che un pochino ruvidini con la Materic Touch. In questo caso con la Materic Cream avrò quasi uno stucco perfetto che va a tappare benissimo il buchino, io la passerò sia fuori che dentro. Ad essicclazione completa prenderò una carta abrasiva molto molto fine, carteggerò leggermente e andrò direttamente col colore.
tenetene sempre un barattolo in casa, molto importante, perché se dovete stuccare un buchino in un muro è un attimo, non dovete avere quello stucco che prendete con la polvere, fate, poi si secca, no, tiene tantissimo nel tempo, basta chiudere bene il tappo, ok? E non ritira, quindi la cosa molto bella è che se voi mettete bene la pasta, ne lasciate un pochettino di più, non va a ritirarsi come il classico stucco e quindi è più facile da usare. Per rendere questo cassettone perfetto ho bisogno della giusta tonalità che sia proprio da castello incantato. Quindi Sugar Paper è una colorazione veramente molto bella, è un azzurro polveroso che tende un po' al vecchio colore carta da zucchero. Poi ovviamente non lo lascerò così puro perché un po' di anticatura bisognerà darla, quindi oggi pomeriggio vedremo come lavorare con le cere anticanti, quindi passare una cera anticante sul nero, sul grigio, molto molto bella. Ora lo passeremo sulla superficie, mentre appunto è già asciugato il mio stucco qui davanti, proverò il colore sul piano superiore, lo passerò sulla superficie, puro, importante, prima mano sempre sempre pura. Attenzione, NB. Quando avete a che fare con mobili vecchi tipo questo, dove sotto sono stati spalmati dei flatting o comunque degli impregnanti, potrebbe in alcuni punti dove magari il flatting è stato spalmato in modo molto grossolano, un po' spesso, uscire fuori un piccolo craquelé, che è quella crepettina che crea proprio la chalk paint quando va a contatto con una vernice sottostante che appunto essendo inumidita fa tirare la vernice, quindi fa screpolare. È un bellissimo effetto. E quando ricreate pattine come quella di oggi, quindi antiche, particolari, non pensate che sia un problema, perché non lo è, anzi è quasi un valore aggiunto. Quindi speriamo che esca il craquelé. Uso un pennello da 50, ovale, Magic Paint classico, un pennello che ha già avuto molte, molte, molte giornate di colore con me, ma è sempre bello, perché se li tenete bene durano anni. Carichiamo il pennello, scoliamo e partiamo colorando con una veloce pennellata incrociata. Quindi contro la vena e poi si allunga. In questo modo siamo sicuri di avere il massimo, il 100% della coprenza. Non vi preoccupate mai se rimangono queste striature, è proprio il bello della vernice gestosa della Chalk Paint come Magic Paint. Sono proprio le venature che fanno sì che il vostro restyling sia veramente autentico, vintage, antico, è il plus di questa vernice. Lo stucco, ovvero Materic Cream, è completamente asciutto. Ora con una spugnettina abrasiva fine carteggio leggermente in modo che la superficie sia bella liscia, poi coloro. Posso proseguire con la colorazione anche sui cassetti che ho appena carteggiato.
È giunta l'ora di dare la seconda mano. Mi raccomando, è ora di dare la seconda mano quando al tatto vi sembrerà completamente secca. Non basta sentire la mano pulita, non basta vedere che non macchia, deve proprio sentirsi il calore dalla superficie. La secchezza in profondità è dovuta a questo, ok? La seconda mano solitamente consiglio di stenderla diluita. La diluizione varia, sempre acqua, mi raccomando, da un 5, un 10%, un 15%, ok? Mi raccomando, ovviamente più acqua mettete, più il colore si alleggerisce. Ora metterò pochissima acqua, giusto per avere comunque un pochettino più di facilità nello stendere la pittura, ma di poco. Ho messo proprio solo un cucchiaio di acqua. Girate veramente molto molto bene. Importante sia in prima mano che in seconda avere i componenti della pittura completamente miscelati. Come vedete è fluida ma comunque sempre bella corposa. Con Magic Paint è controproducente diluire troppo. Non pensate che se diluite risparmiate soldi, no, perché comunque non coprirà e dovrete dare un'altra mano e allora tanto vale. Uso per questa stesura un altro pennello, Elizabeth Small, un ottimo pennello, spesso, che incorpora un bel po' di pittura e la rilascia lentamente. Partiamo. Stendo la pittura sempre utilizzando la pennellata incrociata, è molto importante, ricordatevelo sempre. Coprirete di più la base, avrete molti meno segni, risparmierete tempo, fatica, colore. Guardate quanto è importante utilizzare la tecnica della pennellata incrociata. Copre il doppio, fate meno fatica e utilizzate molto meno colore. Ricordate che con Magic Paint è quasi impossibile dover fare 3 passate con 3 mani di colore. Se rispettate i miei consigli, mi raccomando, con 2 mani andate in coperenza totale, ok? Di qua ho scolato, di qua no. Dalla parte non scolata, parto. Stendo bene. Energicamente, mi raccomando, è importante. Prendete sto pennello bene, utilizzate la vostra forza del polso. Non si prende così il pennello. Così. Poi, dopo aver steso la prima mano, a incrocio delle pennellate, si allunga delicatamente. La seconda mano è asciutta. Ho deciso di fare una leggera variante colorando i bordini che ci sono sui cassetti in modo molto delicato, con un colore molto soft. Il dark sand è un sabbia molto elegante. Non ho voglia di mascherare tutto con il nastro carta, quindi prenderò 2 pennellini piccini. Trovate il kit sia sul sito EasyRom che dai rivenditori Magic Paint, sono dei pennelli di produzione italiana ottimi per questo tipo di lavoro, e utilizzerò questa bellissima spatola che mi aiuterà a essere precisa senza dover mascherare tutto quanto prima con il nastro carta. Andiamo.
è arrivata finalmente l'ora di divertirsi, quindi abbiamo sgobbato, lavato, colorato, fatto lavori di precisione, ora ci si diverte. Ho ultimato la seconda mano appunto di colore dark sand sulle bordure e ho deciso di impreziosire il mio mobile prima di finire di sigillare con un disegno pazzesco. È un transfer. Che cos'è un transfer? È un disegno di diverse grandezze, lo trovate o grande così o più piccino, si trova già fatto, praticamente non dovete fare nient'altro che comprarlo ed applicarlo e va appunto a depositare sul vostro restyling questo bellissimo disegno. Mi sono innamorata di questo disegno della Redesign with Prima, è una marca di transfer americana veramente molto buona, di qualità, oserei dire che sono tra i transfer migliori che si possono trovare in commercio. E adoro questo disegno perché ha una tonalità dorata bellissima che va veramente a scaldare la superficie e a dare un non so che di vintage identicato al mio mobile. Non dovete preoccuparvi se non avete una superficie piatta, perché con un po' di calma e sangue freddo, con un legnetto apposito che trovate già dentro al tubo, quindi troverete il primo pannello, il secondo pannello e il terzo pannello, quindi una cosa importante, il disegno diviso 3 per facilitarvi anche nell'applicazione, e l'applicatore. Hanno già appunto la loro colla e guardate quanto sarà facile applicare. Ho già trovato il centro del mio cassettone e ho applicato il primo pannello. Io parto dal centro e poi metto gli altri. Ho fissato con un pezzettino di nastro carta. Ora parto direttamente, schiaccio e trasferisco direttamente sulla base tinta con Magic questo bellissimo disegno. Mi muovo leggermente, delicatamente, trasferendo piccole campinature di disegno un po' per volta. Siete curiosi? Io sì. Stacchiamo piano piano e ora andiamo a vedere come ci si comporta nelle insenature, dove bisogna finire di aderire, di far aderire appunto il disegno, e nelle scanalature dei cassetti. Pazzesco. Ora col dito, piano piano, delicatamente, le mani molto pulite, vado ad appiattire se in alcuni punti non ha aderito benissimo. Però fidatevi di me, questo genere di disegni sono proprio belli quando sono applicati su superfici difficili. Sarebbe facilissimo farlo su una superficie piana, piatta.
Invece qui vedete quante zigrinature, quante bordure, sono queste a dare proprio il valore all'applicazione di questo disegno. Quindi ora con molta calma e con un utensile apposta andate ad appiattire in alcuni punti. Dopo io prenderò un cutter dove non è ancora tagliato, segherò le parti in cui c'è il disegno e andrò a appiattirle all'interno, in modo che il disegno da fuori sarà perfetto. Ora posiziono il secondo foglio facendo attenzione appunto a avere la continuazione perfetta del disegno. Partiamo. Ho trasferito anche il terzo pannello del mio transfer e mi piace tantissimo, è bellissimo, sono molto soddisfatta di aver scelto questa tonalità di oro perché si sposerà perfettamente a quello che devo fare adesso. Ora si passa alla protezione, è importante fissare il disegno e proteggere la pittura. Un consiglio spassionato, mi raccomando, quando andate a proteggere dei transfer non fatelo con le cere, perché? Perché la cera è rinomata per essere un toglicolla, ok? Se voi avete un po' di colla dovuta magari ad un nastro su vetro e andate a toglierla con dell'olio, vedrete che viene via. Quindi un agente grasso toglie la colla. Quindi mi raccomando, se volete che rimanga ben fissato al mobile per tantissimi anni, anche quando voi nel tempo andrete a spolverare o altro, prediligete un fissativo che sia un protettivo liquido, ok? Ora io passerò una mano veloce di protettivo liquido Magic Paint, ovviamente diluito con un pochettino di acqua perché si passa sempre diluito, e andrò a fissare il disegno. Ovviamente lo passerò su tutta la struttura, il bello è proprio questo, sarà già anche protetto, ma prima una spugnettina abrasiva, pochissimo decapè che usuri leggermente il bordino, che dia quella doratura del legno, così sembrerà ancora più naturale. È ora di passare il protettivo satinato, non voglio l'effetto lucido ovviamente, e lo passo con il nuovo pennello Magic Paint per il protettivo liquido. È un pennello fantastico e abbiamo cambiato le setole, non sono più nere, ora sono bianche, ancora più delicate come una piuma per passare il protettivo. Mi raccomando, diluito sempre almeno del 20%.
È arrivato il momento di anticare leggermente. Passaggio importantissimo. Sul protettivo si può anticare con le cere colorate, ma mi raccomando, sotto il protettivo mai cera, mai. È importante ricordare che il protettivo va dato solo su pittura o comunque su legni grezzi, mai su basi cerose o oleate, è importantissimo. Ora io voglio anticare appunto sopra il protettivo satinato steso prima con una cera. Passiamo alla cera Lovable Grey, che è una cera bellissima che dà un leggero sapore di vissuto di anticato. Ok? Vi consiglio di non stenderla praticamente mai pura, se non su piccolissime superfici. Perché? Perché Magic Paint non ama gli sprechi e non vi vuol far spendere inutilmente i vostri soldini. Cosa vuol dire? Che le cere, soprattutto quelle solide, sono veramente molto molto concentrate e pigmentate. Quindi è importantissimo ricordare sempre che se le diluiamo un pochino con la cera trasparente, la facciamo veramente rendere molto di più, si stende meglio e non andate a sprecare assolutamente cera. Quindi io la metto qua, nella mia ciotolina, mettiamo un po' di cera grigia, faccio l'intingolo una volta sola e mi deve bastare per tutto il cassettone, e un pochino di cera trasparente che l'aiuti a diluire leggermente. Come nella pittura si mette l'acqua, nella cera si mette cera. Per la stesura ho deciso di prendere questo bel pennellone, il nostro pennellone tondo numero 26. Vedrete quanto sarà facile su grandi superfici anticare con le cere. Miscelo. Parto con l'anticatura. Ora con un pezzo di carta un pochettino grossolano o un panno in microfibra asciutto massaggiamo, antichiamo. Come vedete il piano è sempre azzurro ma è molto anticato, ha questa tendenza spenta veramente molto molto bella. Lo vedete voi stessi la qualità enorme di Magic Paint nelle cere anche in questo. Una leggera massaggiata e come vedete è già luminosa, liscia. Questo è dovuto al fatto che dentro le cere, sia la cera trasparente che le cere colorate, c'è una percentuale di bacca di carnauba molto elevata. Cosa vuol dire? Che torna a essere molto molto protettiva, resistente e lucida veramente le superfici. Mi raccomando, fateci caso. Ricordate che se volete alleggerire la cera anticante che avete appena messo, la potete alleggerire sempre con la cera trasparente. Quindi volete togliere una tonalità? Nessun problema. Nel breve tempo possibile prendete pochissima cera trasparente, poca poca, la spalmate e massaggiate. Vedrete che le venature cambieranno totalmente colore e saranno molto più leggere. Questa è la parte più bella.
La parte in cui l'anticatura dà spazio al buco del tarlo, dei chiodi, alla venatura, e massaggiando la cera anticante va a mettere in rilievo le parti sottostanti e schiarisce le parti esterne. Ho passato la cera anticante su tutta la superficie. Il risultato mi piace veramente tanto, ha spento leggermente l'azzurro che in questo caso poteva sembrare un pochettino forte e ha anche anticato il nostro transfer che poteva essere un po' troppo predominante. In questo momento invece vedo tutto quanto molto miscelato e dolce, molto delicato nel contesto. Però un trucco, ho deciso di passare ancora la spugnettina liscia superfici. La trovate ovviamente in vendita sul sito easyrom.com e dai rivenditori Magic Paint ed è una spugna fantastica, una grana molto molto fine. Potete utilizzarla in due casi, in questo modo per mitigare ancora leggermente l'anticatura della cera, oppure passata sulla vernice, quindi sulla seconda mano di pittura, per lisciare la superficie, diventa veramente un velluto. Usatela, mi raccomando, sempre nella lunghezza della pennellata, è importante, per non creare dei segni antiestetici contrastanti. Come vedete ho cambiato il pomello, finalmente ha di nuovo un pomello questo mobile e abbiamo coperto totalmente il buco della maniglia che c'era questa mattina. Questo pomello l'ho volutamente preso anticato in ferro con una tendenza grigia perché volevo che sposasse la cera anticante. Ricordate sempre che è bene quando si fa una modifica in corso andare a riprendere anche con un pomello ciò che è la tonalità del pezzo. Subito sono partita con il cercare un pomello bronzato e invece mi sono accorta che un pomello freddo ma con un tocco di cera regina sarebbe veramente stato perfetto. Infatti la cera regina messa direttamente così sul pomello, una volta che si asciuga è estremamente coprente e pigmentata e non se ne va. E vedrete che tocco. Guardate la tonalità, è fantastica, è esattamente uguale al disegno del transfer. A dito si prende un po' di cera e si passa sul pomello. Oggi sono veramente molto soddisfatta del mio restyling perché coglie a pieno proprio la mia vena artistica, ve lo assicuro. Abbiamo un pezzo antico, però con delle linee leggermente moderne, appunto dedicate da questo bellissimo transfer. Il pomello ha preso veramente una tonalità pazzesca, sembra veramente della stessa colorazione del transfer. E il plus, sapete che cosa lo dà? La texture. Cioè passare le mani su questo mobile che ha ricevuto una protezione con il protettivo liquido, ma sentirlo così vero, così vissuto, sembra proprio una patina antica, è pazzesco perché appunto la ceratura
effettuata dopo il protettivo liquido sulla venatura di Magic Paint, che ha questa texture così gessosa, naturale, piena, è tutta un'altra cosa. Ci sono poche vernici al mondo che riescono a dare una texture del genere e a effettuare oltre che vabbè, un restyling così bello, così performante, anche al tocco un effetto così speciale. È veramente veramente una pittura pazzesca. Vi lascio con qualche foto del fine in cui si vedono ancora meglio i dettagli da vicino e mi raccomando, come al solito fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto. Qua sotto metterò i link che vanno sia al prodotti che al sito e anche il link dove ci sono tutti i rivenditori italiani Magic Paint, così potete trovare il più vicino a casa vostra. Ciao, alla prossima!